Abbiamo Livio Gigliuto, che è vicepresidente dell'Istituto Piepoli, che ora credo si accomoderà al podio perché ha anche una serie di slide da mostrarci. Ecco, l'Istituto Piepoli, per conto della Fondazione Reggio Children, ha svolto un sondaggio in tutta Italia e poi diciamo anche su macro aree, può essere espresso ha risultati anche su macro aree che sono assolutamente interessanti, appunto sull'infanzia e l'educazione di qualità come è vista dagli italiani e dagli italiani, cioè com'è l'opinione che c'è in Italia su questi aspetti. Prego, Giuliuto. Grazie mille, buongiorno. Ovviamente grazie prima di tutto alla Fondazione Reggio Children, ma per due motivi la ringrazio. Il primo è che ha portato bene a mia figlia, perché oggi sarei potuto non essere qui perché aveva l'otite, invece i vostri potenti mezzi l'hanno fatta guarire in tempo. C'è anche stato un ruolo dell'antibiotico, ma è stato assolutamente ancillare. E ovviamente per avermi permesso di studiare quello che adesso proverò a raccontarvi velocemente, il mondo dell'educazione, dell'infanzia, il rapporto tra genitori e figli, perché anche quello di cui parleremo da un punto di vista un po' diverso rispetto a quello tradizionale, forse anche meno retorico, vedremo se ce la faremo. Che cosa abbiamo fatto per cercare di studiarlo? Abbiamo svolto un'indagine, possiamo chiamarlo volgarmente perché quello è, un sondaggio su un campione rappresentativo della popolazione italiana. Vediamo, io provo ad andare avanti sulle slide, ce la facciamo? Sì. Abbiamo svolto quindi un'indagine su un campione rappresentativo della popolazione italiana. Qui vedete dei dati noiosi, però vi sono dovuti perché sono i dati relativi al campione, cioè come è fatto l'universo che abbiamo intervistato per svolgere questa indagine. E poi qui vedete un elemento di dettaglio. Come vedete, gli italiani che abbiamo intervistato sono genitori e non genitori. Alcune delle cose vi dirò anche che differenze ci sono state tra le risposte dei genitori e dei non genitori che abbiamo intervistato. Non tante differenze, ma qualcuna c'è. Abbiamo iniziato dal tema centrale, naturalmente, di questo incontro, l'emergenza educativa. Abbiamo chiesto agli italiani, in maniera anche un po' brutale, esiste o non esiste una emergenza educativa nel nostro paese? Vediamo gli italiani su questo, un'opinione piuttosto netta. Quasi 3 italiani su 4, maggioranza assolutamente netta dei nostri concittadini, ritengono che questa emergenza esiste, ma è un'opinione trasversale nel nostro paese? Diciamocelo, i genitori hanno una percezione un po' maggiore rispetto ai non genitori, questo poteva anche starci, ma ci sono delle differenze di tipo territoriale. Nell'area sud del paese in particolare questa emergenza è meno percepita perché c'è meno l'emergenza, perché ne hanno una minore percezione. Ovviamente questo non possiamo dirlo, ma quello che è evidente è che al sud del nostro paese questa percezione è lievemente minore. Da qui a cercare di capire che cos'è l'emergenza, in particolare che cos'è un'educazione di qualità. È chiaro, il talento è un tema importante per gli italiani. Qualche italiano, una quota non marginale dei nostri cittadini intervistati l'ha indicato come un tema centrale per avere un'educazione di qualità, gestire bene, valorizzare bene il talento. Però vedete davvero la maggioranza degli italiani che si sono posizionati, oltre a quelli che ovviamente hanno detto entrambi ed è giusto così, hanno indicato l'importanza di promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti. E qui emerge un tema che forse è l'elemento centrale che viene fuori da questa ricerca, che, vi anticipo, manifesta una visione anche moderna, per certi aspetti inattesa, degli italiani del concetto di educazione, ed è l'idea per cui l'educazione deve essere qualcosa di diffuso. Adesso cercherò di spiegarvi che cosa vuol dire diffuso. Intanto significa diffuso da un punto di vista temporale. Ogni momento, vedremo anche nelle prossime slide, per gli italiani, in particolare per i genitori italiani, deve essere un momento in cui apprendere, in cui essere educati, molto diverso dall'idea tradizionale con cui anche la mia generazione è stata cresciuta. C'è la fase dell'educazione, la scuola, ovviamente anche la famiglia, e poi c'è il resto che educazione non è. Questa non è la percezione degli italiani. Entriamo un po' più nel dettaglio. Abbiamo chiesto agli italiani cosa farebbe lei per sconfiggere l'emergenza educativa e promuovere un'educazione di qualità. Insomma, la palla agli italiani. E vedete come in questo caso si reitera il concetto di diffusione dell'educazione. Deve essere un'educazione affidata a più soggetti e un rapporto di continuo scambio fra questi soggetti. Qui vediamo in prima posizione
curare di più il rapporto tra le famiglie e i servizi sociali, ma anche promuovere più attività integrative, che evidentemente sono considerate come parte dell'educazione, parte della formazione. Tanti anni fa probabilmente avremmo avuto risposte diverse. Ancora una volta una visione non semplicistica è quella che emerge dell'educazione dai nostri intervistati. Qui abbiamo chiesto di scegliere, no? Famiglia, genitori o scuola. Chi è centrale nell'educazione dei figli? E su questo gli italiani, possiamo dirlo, non si sono posizionati. Solo il 18% ha scelto, la maggioranza degli italiani ha detto sono tutte e due, sia genitori che insegnanti che scuole devono in qualche modo concorrere insieme all'educazione dei figli. Fin qui era anche un po' atteso, no? Era anche un po' prevedibile, ma siamo andati oltre, abbiamo detto oltre a questi due grandi universi che conosciamo, la famiglia, la scuola, c'è qualcun altro che si deve occupare dell'educazione, che concorre all'educazione dei bambini, e qui forse qualche piccola sorpresa la cogliamo. È chiaro, in prima posizione i nonni, anch'io in questo momento sono qui e sto abusando della loro pazienza perché stanno aiutando mia moglie nella gestione di Ambra, ma vediamo, insomma, oltre alla loro funzione, c'è anche la funzione, Ambra è mia figlia, così per inciso, c'è anche la funzione di altri soggetti, altri che forse una volta educatori non erano per i nostri concittadini, i compagni di gioco, che sono parte dell'educazione per i genitori e per i non genitori, per gli italiani in generale, anche lo sport, che è educazione, gli scout, le parrocchie, le associazioni, il vicinato, insomma, vedete, una concessione estesa, diffusa, quelli bravi direbbero olistica di educazione, no? Cioè che include sostanzialmente tutto, ogni momento, ogni persona che incontra è un'occasione per crescere e per essere educati. Da qui siamo andati al dettaglio di alcuni temi di attualità, abbiamo cercato di capire se questi temi abbiano un peso nell'educazione, nella vita dei bambini. È chiaro, tutti e due i temi che andiamo e che adesso vi racconterò sono indicati come temi importanti per molti genitori. La metà dei genitori dice sì, effettivamente la guerra in Ucraina sta incidendo sulla vita dei nostri bambini, ma una quota maggiore, notate il 61%, quasi 2 italiani su 3, dicono che un tema centrale nell'educazione dei bambini è il cambiamento climatico, indicato davvero da tanti genitori, più della guerra. Questo significa che forse anche i bambini stanno impattando sulla percezione che noi abbiamo, che le persone, i genitori un po' più grandi hanno del concetto di cambiamento climatico. Forse questo è un caso di incidenza in qualche modo scambievole, no? Ma questo me l'ha insegnato lei, Presidente, quando mi ha detto dobbiamo ragionare sullo scambio che c'è fra genitori e figli. Andiamo al tema dei dispositivi tecnologici, croce e delizia dei genitori di questo periodo. Diciamoci la verità, il rapporto che potremmo definire catulliano tra italiani e tecnologia si conferma, sospeso tra odio e amore. Circa la metà degli italiani considera un nemico il digitale perché può creare dipendenza, mentre c'è una quota un po' minore, circa il 40% di italiani, che dice ma no, nel digitale c'è del buono, può anche aiutare l'apprendimento. Naturalmente la verità magari sta nel mezzo, però gli italiani su questo non riescono a posizionarsi, anzi sono ancora piuttosto diffidenti sul ruolo della tecnologia. Quello che è sicuro è che per 3 italiani su 4 la tecnologia è un modo in cui i genitori si riappropriano un po' della loro vita privata, un dato per certi versi anche triste, ma che è effettivamente confermato da questa nostra ricerca. Fin qui temi molto concreti. Andiamo però anche su qualcosa di più ideale, cioè abbiamo chiesto ai genitori e ai non genitori, agli italiani che abbiamo intervistato, di dirci sinceramente quanto considerino persone a tutti gli effetti i bambini. Persone significa anche soggetti che contribuiscono alla vita della società. 2 italiani su 3 ci dicono di sì, è un dato naturalmente positivo, ma un italiano su 3, il 33% degli italiani, ci dicono no, non sono ancora persone, diventeranno persone dopo, quando, gli abbiamo chiesto, un 20% degli italiani ci dice a 14 anni. Prima dei 14 anni i bambini non sono persone. È chiaro, la maggioranza la pensa diversamente, per fortuna però questa minoranza davvero ci fa molto riflettere, ci fa riflettere di più perché poi abbiamo chiesto di parlarci delle città,
E insomma, le città sono città pensate e progettate per i bambini? Vediamo, solo un cittadino su 4 ovviamente ci dice sì. La maggioranza degli italiani ci dice no, non sono pensate per i bambini e sarebbero migliori se fossero invece progettate dai bambini. 2 italiani su 3, insomma la maggioranza degli italiani ci dice certo, sarebbero delle città migliori. In particolare, che cosa ci sarebbe di diverso se le nostre città fossero anche guidate, gestite e in qualche modo tenessero più conto dell'opinione diretta dei bambini, dei più piccoli, cose che sostanzialmente piacciono a tutti, no? Più aree pubbliche di gioco, aree verdi, aree naturalistiche, più piste ciclabili, meno traffico, insomma, delle città migliori. È evidente che quello che emerge dalla nostra indagine, ho cercato di raccontare qui molto velocemente, è un quadro a tinte chiaroscure, sicuramente una visione molto più moderna di quella che ci potevamo aspettare del rapporto tra italiani e educazione, e invece ancora forse un po' di strada la dobbiamo fare sul tema della cittadinanza e sul ruolo che i giovani, i bambini possono svolgere quotidianamente nella gestione della nostra vita pubblica. Grazie.